Questo qui, signori miei, è il vero violino di Arese. La famigerata GT V6 2005. 1980, 6 cilindri a V di 60 gradi, 160 cavalli a 6.000 giri, disegno Giugiaro e una carriera agonistica da vera rockstar. A vederla in questa elegante versione stradale, un occhio profano può faticare a credere che la GTV6 sia, tra le altre cose, campionessa europea turismo dal 1982 al 1985. Questa volta il test è diverso perché io la macchina la sto già guidando da una settimana, quindi arrivate nel momento in cui io non ho più già l'effetto sorpresa. Cambia poco perché veramente non riesco ad abituarmi. Non esiste al mondo che un motore di serie raggiunga delle note armoniche di questo livello. È velluto, è metallo, è una cosa incredibile. Metteteci che sta in strada come non so come cosa, sinceramente, non credo abbia rivali. Una 4 posti nell'80 capace di infastidire le 911 SC. All'epoca c'era il 3000 che stava intorno ai 200 cavalli, questa ne ha 160, ma io sinceramente gliene darei almeno 200 sulla sensazione, intendo, guidandola. Se mi dicessero che ha 200-210 cavalli ci crederei senza il minimo sforzo. Il bello è che mi sono veramente sentito subito a casa, il rumore è sempre quello, fino alla SZ trasmette una sensazione di sicurezza totale e di fiducia che si fatica davvero a trovare su una macchina così. Questa è prerogativa di macchine 2 posti, di macchine leggerissime e soprattutto un po' più moderne del progetto Alfetta GT. Salta subito all'occhio quello che gli appassionati sanno essere uno dei difetti, uno dei pochi difetti di quest'auto, che è il cambio. Passando dal GT al GTV c'è una netta perdita di sfruttabilità del cambio, soprattutto a freddo. È un cambio che va veramente usato con una certa cognizione di causa. Non si può pretendere di salire su un GTV, su un'Alfetta e iniziare a cambiare marcia come se avessimo un cambio moderno, cosa che invece inspiegabilmente si può fare con il GT Junior, GTV, intendo 1750 e 2000, e con la Giulia. Con il cambio precedente fatichereste a rendervi conto che state guidando una macchina d'epoca, degli anni 60 addirittura. Questa è più moderna ma ha perso qualcosa a livello di trasmissione, ha guadagnato 2 cilindri in più e davvero è una cosa difficile da spiegare perché non si racconta con i numeri. Tutta sensazione questa macchina, appena ci sali dentro, già l'odore e il rumore che fa la portiera quando si chiude. L'ho usata per una settimana, ogni giorno quando l'ho presa per fare i primi test, per cominciare a conoscerla, ogni volta che in garage mi ci chiudevo dentro, il rumore della portiera, l'odore immediatamente. Stavolta questo proprietario mi ha lasciato addirittura la macchina finché ne avevo bisogno, grazie. Ho avuto tempo di portarla da un concessionario Alfa Romeo della mia città che mi ospitava sempre quando ero piccolo, andavo lì ad accendere le macchine, lo rimbambivo di domande. Ho dovuto portargliela, stavolta che avevo tempo gliel'ho fatta vedere. Come si è seduto dentro ho visto subito che ha sentito l'odore e infatti l'ha anche detto, ha detto mi ricordo l'odore, perché chiaramente dopo l'impatto visivo l'odore e il profumo che ha una macchina ce lo ricordiamo tutti per sempre.
soprattutto quando si tratta di una macchina così speciale. Sentite che razza di rumore! Valore aggiunto a uno sterzo e una precisione del telaio nel rispondere a qualunque cattiveria le chiediamo, giuro è commovente. E soprattutto quando riesco a quando riesco a scalare in seconda con punta tacco, e chiaramente deve essere il regime perfetto, altrimenti grattate matematicamente. È una soddisfazione che non si prova neanche in uno di quei sogni ad occhi aperti che ci siamo fatti tutti davanti a cronoscalate, giornate in pista, guardando piloti che guidano queste auto qui preparate da corsa. Tra l'altro mi è capitato poco tempo fa a Magione, c'era una GT V6 e devo veramente farvi sentire il rumore che faceva. Adesso ditemi che non avete voglia di cercare un annuncio per una GT V6. Tra l'altro, per l'epoca, cerchi da 15 così larghi e di questo diametro in lega leggera, i vantaggi si sentono, ma anche esteticamente era una macchina con una linea e un'arroganza che oggi alcune case tedesche hanno iniziato a copiare dopo buoni 40 anni. Questa forma del tetto che ha fatto molto discutere, era una macchina di estrema rottura stilisticamente parlando, dopo il GT, che era probabilmente una delle linee più belle della storia del coupé mondiale, non solo italiano. Questa è stata una rivoluzione. Nota di demerito: dove sono le rivoluzioni oggi? Qual è il modello che opera una rivoluzione sul panorama mondiale dell'automobilismo? Oggi piace vincere facile, anzi diciamo che è necessario vincere facile, quindi coupé, station wagon, berlina e utilitaria, ok, ammiraglia sì, ma l'innovazione, il coraggio di fare cose nuove mai viste, che poi in mano alla gente giusta era puntualmente un successo, come questa. Questa cos'è? Un coupé? Cos'è? Che disegno è? Eppure vi dico, andandoci in giro, normalmente ci sono andato anche a fare la spesa, alle poste, in banca, con questa non c'è una persona che non si gira a guardarla. Eppure stiamo parlando di una macchina non famosa tra i profani e non troppo vistosa, perché anche in questo bellissimo colore grigio non è una macchina che attira l'attenzione per eccentricità o altro, è proprio la macchina. Transaxle, De Dion, il 2.5 Busto V6. Che altro dovrebbe poter chiedere un appassionato di motori? Ve lo dico io, niente di niente. Oh, ne voglio una adesso! Potrei liquidarvi subito e godermela da solo dicendovi che è quasi perfetta a livello di guida. Credo che con pochissimi lavori, che io farei subito perché sono una nota testa di quindi sicuramente assetto, sicuramente dei freni baffati, sicuramente delle gommacce da pista. E poi scarico diretto e completo. Avete la minima idea? E ci credo che chi ha vissuto quest'epoca oggi è arrabbiato. Vediamo dove andiamo a parare. Io non so se sia questo esemplare in particolare, ma è veramente misurata e tarata alla perfezione. Qualunque cosa, la risposta del pedale dell'acceleratore e del freno, la frizione,
lo sterzo, a parte il cambio come ho già detto, ma veramente per il resto non ha gioco di nessun comando, è tutto tarato alla perfezione, va drittissima, puoi farci qualunque cosa, metterla in ogni tipo di difficoltà, ci ho quasi saltato. Quando l'ho guidata la prima volta mi ha dato una grattata in seconda che ho detto sono un idiota, poi ho capito come vuole che sia una cambiata, ti insegna, la classica ragazza più grande che abbiamo avuto un po' tutti, e tu sei un idiota e lei ti deve insegnare tutto. Non è proprio una brutta esperienza, no? Sentirsi idioti all'inizio e venirne fuori 100 volte meglio. Io non ho parole, questa macchina è letteralmente un aeroplano. Parlami! Quando raggiunge un determinato regime di giri c'è una nota acustica che credo che abbia qualche collegamento nervoso con il mio cervello, perché mi dà veramente una scarica di benessere. Arrivato a sentire quella nota automaticamente, non lo so, il mio organismo rilascia qualche roba medica strana e in quel momento tutto al mondo va bene. Alla fine l'ho tenuto a 2 settimane. Si è creato un rapporto uomo-macchina che rende difficilissima la separazione. Le macchine d'epoca lo fanno, ti rapiscono, ti costringono a sbattere il muso su quello che già sai, e cioè che appartengono a un tempo che non può tornare. Ancora peggio se le auto in questione hanno anche prestazioni così attuali. 12 quintali scarsi per 160 cavalli che vogliono dire oltre 210 all'ora e 0-100 in poco più di 8 secondi. Per una volta che ne abbiamo il tempo, vale la pena approfondire il lato tecnico e meccanico della macchina. La GTV era costruita sul pianale accorciato dell'Alfetta berlina. Stesso schema transaxle col motore anteriore e trasmissione al posteriore, quindi frizione, cambio e differenziale in blocco, tutto dietro. Assale rigido De Dion a 2 bracci convergenti non articolati e parallelogramma di Watt. Se non ci avete capito nulla è normale, la sostanza è che la macchina è piantata a terra. Ancora meglio, sospensioni anteriori a quadrilateri e 4 freni a disco di cui i posteriori interni e sospesi accanto al gruppo trasmissione. Categoria porno ingegneri. Non è finita, cerchi superleggeri e geometrie modificate all'avantreno per ospitare il più pesante V6. Camber leggermente negativo, non più neutro come sulle 4 cilindri, e angolo di incidenza portato da 3,5 a 2 gradi. Il busto perde i carburatori e guadagna un'iniezione Bosch, che lascia la potenza invariata e perde quasi 1 chilo di coppia rispetto all'Alfa 6. Adesso mi aspetta 1 ora e mezza di viaggio prima di tornare negli anni 2000. Sarà molto difficile salutare questa macchina. Sì, ma non lo mette al video. No, non ce la faccio.
Troppi ricordi, già.